Benvenuti sul mio canale. Il progetto di oggi è questo orecchino che è di una velocità incredibile e altrettanto particolare. È un progetto velocissimo, facilissimo, è un progetto di riciclo perché ho usato del filo che mi è avanzato e ho usato degli avanzi di cristalli che avevo in casa sull'azzurro, li ho infilati insieme e l'effetto è questo. Prima di lasciarvi però all'occorrente video tutorial stesso, vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like, commentate e condividete. Per questo progetto avremo bisogno di cristalli da 4 mm che io ho già preventivamente infilato. Ho usato la tonalità dell'azzurro, li ho infilati a casaccio. Ce ne vorranno circa una quarantina per orecchino, quindi più o meno un'ottantina di cristalli in tutto, che sono andata ad infilare su questo filato color rame numero 9. Dopodiché avremo bisogno di 2 monachelle, io ho scelto queste carinissime, 2 anellini per poter assemblare la monachella all'orecchino, 2 basi, sempre questi accessori sono color rame, 2 basi da 1 centimetro, forse 12 mm, ovviamente un ago in filaperle, l'uncinetto che è l'1,75, un ago da lana per nascondere le codine, però se vi trovate con l'uncinetto va benissimo anche l'uncinetto, una forbice e la colla per bigiotteria e ovviamente anche una pinza per poter inserire l'anellino nella monachella e nell'orecchino. Detto questo, vado a prendere la mia base, il mio filo, entro nella base, prendo il filo e faccio una catenella, così ho bloccato il mio filo. Dopodiché vado a ricoprire la base a punti bassi. Quando avrò finito di rivestire la base vi dirò esattamente quanti punti bassi ho fatto. In tutto ne ho realizzati 17 di punti bassi, sempre calcolando la misura della base, il spessore del filato che ho utilizzato, questo uncinetto e la mia mano. Sono arrivata ad averne un totale di 17. Ora vado a chiudere con un punto bassissimo sul primo punto basso disponibile, salgo con una catenella, rientro nello stesso punto di base, faccio un punto basso, avvicino un cristallo e faccio una catenella con il cristallo inserito, entro nel punto basso successivo e faccio un punto basso, avvicino un cristallo e lo blocco con una catenella, entro nel punto successivo e faccio un punto basso, avvicino l'altro cristallo, faccio una catenella, entro nel punto successivo, faccio un punto basso, di nuovo un cristallo e arrivo fino alla metà della circonferenza. Con questa sequenza vado avanti a lavorare, poi vi dico esattamente quanti cristalli avrò inserito. Quindi la sequenza è una catenella con un cristallo inserito e un punto basso. Ho coperto circa la metà della circonferenza e ho inserito in tutto 7 cristalli. Ho terminato di inserire il settimo cristallo ovviamente con la catenella, dopodiché ho fatto il punto basso. Dopodiché salgo con 3 catenelle. Prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto del punto basso, l'ultimo che ho eseguito, e faccio un punto altissimo inserendo i 3 cristallini, quindi ne avvicino 3, io ho già preparato il mio punto altissimo in questa maniera, inserisco il primo cristallo, scarico le 2 asoline, avvicino il secondo cristallo, prendo il filo e scarico le altre 2 asoline con il cristallo inserito, avvicino il terzo e chiudo il punto altissimo. 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e faccio un punto altissimo vuoto, quindi scarico le asoline a 2 a 2. 2 volte filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto di base, faccio il punto altissimo con i 3 cristalli inseriti.
avvicino il primo, scarico 2 asoline, avvicino il secondo, scarico le altre 2, avvicino il terzo e chiudo il mio punto altissimo. 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e vado a fare il punto altissimo vuoto. 2 volte filo sull'uncinetto, entro nello stesso punto di base, vado a prendermi i miei 3 cristalli e vado a fare il punto altissimo con i cristalli inseriti. Inserisco un cristallo ogni 2 asoline prima di scaricarle dall'uncinetto. 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e vado a farmi il mio punto altissimo vuoto. Di nuovo 2 volte filo sull'uncinetto, prendo il filo, entro nello stesso punto di base del punto vuoto, prendo il filo, mi avvicino ai miei 3 cristalli, ne prendo uno, lo blocco con le 2, scaricando le 2 asoline, prendo il secondo, blocco il secondo, prendo il terzo e chiudo il punto altissimo. 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e il lavoro da fare è tutto qui. Faremo questa sequenza finché arriveremo all'ultimo punto vuoto disponibile, dopodiché vedremo come agganciarci nella parte più bassa. Sono arrivata all'ultimo punto e ho lavorato in tutto 9 gruppi di punti altissimi coi cristalli e punto altissimo senza cristallo. Ho terminato il mio gruppo col punto altissimo coi cristalli. Ora andremo a chiudere il giro in questa maniera. Prendo il filo una volta sola, entro nel primo punto basso, quello di inizio giro, estraggo il filo, avvicino solo 2 cristallini e faccio un punto alto con i cristalli inseriti. In questo modo riusciamo ad avere un inizio e una fine praticamente, non dico identici perché sarebbe pretendere troppo, però molto simili, perché gli orecchini dovranno risultare speculari. E l'orecchino è finito. Ora vado a fare la catenella di sicurezza, taglio il filo, vado a nascondere le codine. È abbastanza rigido se vogliamo, però se lo volete più rigido, quello che potete fare è girare l'orecchino dal rovescio e usare lo smalto trasparente per irrigidire la parte magari più larga, che è quella che svolazza un po' di più se vogliamo. È un modo semplice e veloce per poter indurire gli orecchini e senza avere l'effetto plastica. Resta indurito e si vede il filato per quello che è, non fa effetto plastica. Ora vado a prendere il mio ago, questo filo interno lo porto dalla parte del rovescio, del dietro del lavoro, dopodiché andrò, siccome l'ho portato dietro nella lavorazione dei punti bassi, andrò a mettere un puntino di colla, dopo lo taglierò direttamente senza fare nodi, mentre questo vado a fare qualche nodino di sicurezza. In questo caso con l'ago sarà qualche punto asola. Faccio 3-4 punti asola, vado a nascondere il filo tra i punti, dopodiché andrò a mettere la colla. Ora vado a fare anche l'altro orecchino e ci vediamo più tardi. Ed ecco gli orecchini terminati. Ho infilato anellino monachella, purtroppo mi farò un appunto mentale e mi dimentico sempre di farlo durante le riprese questa operazione. La prossima volta vedrò di farlo e farvi vedere come lo faccio. L'ho inserito in questa maniera. Ovviamente gli orecchini devono essere speculari, quindi ci deve essere un destro e un sinistro. A parte queste piccole accortezze, l'orecchino, come avete potuto vedere, è davvero velocissimo da fare. Tra l'altro è un'operazione di riciclo, perché avevo questa rocca quasi vuota e ci ho fatto 2 orecchini e avevo dei cristalli sull'azzurro che mi avanzavano, pochi di ogni colore, li ho messi insieme e devo dire che l'insieme è molto bello.
E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni tra l'altro vi lascio il link di tutti i miei social, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.